Eccoci qua. Ho cominciato un sentiero escursionistico con come si chiama? Tonali. Con Tonali. E andiamo in cima al Pico de Aguila. Si chiama Pico de Aguila? Della Isla. Ci sono confini che non si misurano in chilometri, ma in respiri, in quantità d'ossigeno. È come reimparare a respirare. Questo viaggio sta per diventare una sfida contro i miei limiti. 5. Ah no, qual 5? Abrasi. Dalle vette vulcaniche che abbracciano Città del Messico ai silenzi di un palazzo che profuma d'Europa, fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. (3.900 metri sul livello del mare, siamo partiti a 3.200 e è una montagna che si affaccia su Città del Messico. Bisogna però attraversare il traffico per raggiungere questa montagna. Noi siamo stati più di un'ora e mezza nel traffico per raggiungere il punto di partenza del sentiero. Ci sono alberi d'altura, però il clima è tropicale, quindi in realtà non raggiunge mai temperature molto fredde. Qua la neve è praticamente un'esperienza rara. E adesso devo un attimo adattarmi al camminare su Pietremila, perché inizialmente bisogna un attimo prendere il fiato, accostumbrarsi. Ortica picante. Pica come el chile. No tanto, No pero tanto. sí se siente mucho. Ayer noche ho comido l'habanero. L'habanero. Mago. Mortale. Sí. Mortale. Io non sono acostumbrato al picante, al chile. Y habanero fu la muerte. Prueba chipotle. Chipotle. Es más dulce. Ah, yeah. E come si chiama la más alta? Es Popocatépetl. Popocatépetl. Quante plantas che piccano. Sí. Por el clima. Il clima. Con un clima agresivo están plantas que piccano. Sí. Y así como esto es muy extremo. Sì, Ahorita lo vas a sentir, va a haber mucho calor, luego mucho frío. claro. Porque había un pintor que se llamaba... Se ve un piquito muy aislado, esos son los pies. Luego subes, por ahí está parte de la espinilla. Lo primero que se ve con nieve, las rodillas. Luego pasas a la panza, la cumbre es el pecho. Y la que se ve más como bolita es la cabeza. Es esta. Un segnalamento. Ajá. Che dice? No dice nada, es una tapa con un reflejante. Ok, muy claro. Sí, sí. Ecco qua un altro segnale ufficiale. C'è sempre meno gente qua. Ammetto che sto iniziando ad accusare la fatica di tutti questi giorni di camminata. Guanajuato, in particolare San Miguel Allende, con tutto il sali e scendi che c'era. Il sentiero è molto sconnesso, in realtà simile ad alcuni che abbiamo anche sui nostri Appennini, sulle Alpi, con la differenza che qua i sentieri non sono tracciati, quindi è bene venire come sto facendo io con una guida che tra l'altro mi è venuta a prendere in hotel in centro, mi ha portato fino qua, anche perché guidare nel traffico di Città del Messico è qualcosa che vi sconsiglio caldamente. Más bonito más arriba. Si inizia a vedere la città. È incredibile come
Siamo in uno scenario montano, però dietro di noi c'è la conca di Città del Messico, quindi una ventina di milioni di persone, e ancora si sentono tutti i rumori della metropoli. Ora però saliamo e ci allontaniamo sempre di più verso questo picco di Aguila, qua nel parco nazionale Ajusco, e la cima sarà 3009 e non ho mai camminato così in alto. Serve ossigeno. E da lassù, che è una cima scoperta, qua ci sono molte piante, si cammina in un ambiente boscoso, lassù ci sarà una cima tutta tosata, ed è la cima di un vulcano. Tutte le vette attorno a Città del Messico sono dei vulcani. Si cammina su queste pietre che sono pietre vulcaniche. Vamos bien? Ok. Adesso area di sosta, davanti a noi la montagna. ¿Es esta? Es la sala. Sí, es el pico de la Vamos ahí. Sostina. La prima parte era molto ripida, ma a quanto pare adesso arriva quella più ripida. Però la prima parte è una pietraia, adesso dovrebbe essere un po' più larga, un po' più facile, nonostante la maggiore pendenza. Popo Catepel. Algo así. Che è 5.000? 5400. 5.400 è la seconda más alta. Más alta. Ok. Pero Oddio. C'è un po' di scala da fare. Qua è decisamente ripido. Si vede la città, ma si vede anche lo strato di smog, di inquinamento sopra, quello strato grigio che la copre, perché Città del Messico è praticamente in una conca, dato che un tempo era un lago che è stato prosciugato dagli spagnoli, un gigantesco lago prosciugato attorniato da montagne altissime, e quindi l'aria ristagna. E sai com'è? C'è una megalopoli di milioni e milioni di persone e di veicoli, e questo è il risultato. Qua la situazione si fa avventurosa. Ecco, questa parte non è per tutti. Muy pericolosa, eh? Ok, scalata. Il quesito è come faremo al ritorno. Praticamente è una parete verticale. Abbiamo messo il casco perché qua c'è della petraia e potrebbe essere un po' più pericolosa la situazione. Comunque stavo riflettendo sul fatto che mi sa che non sono mai stato ad un'altitudine simile. In questo momento siamo a 3006 e mi sa che ho già superato il mio record personale. Mi piace molto fare trekking, ma non sono mai andato su vette molto alte. Anzi, principalmente Appennino, Dolomiti e qualche paese estero, però mai paesi con montagne elevatissime. Qua in questo continente le montagne possono arrivare a delle altitudini assurde, come quella là con la neve che è più di 5.000, la seconda più alta di tutto il Messico. Quindi ho già superato il mio record personale di altitudine e l'aria un po' si fa sentire, è un po' più difficile da respirare. Varco i 3600 metri di quota. Non sono mai stato così in alto. E mi rendo conto che in un sentiero così ripido, a questa altezza, l'aria non va respirata, ma conquistata. Il corpo deve imparare un nuovo ritmo. Comincio ad essere un po' preoccupato per la via di ritorno, perché un po' l'aria e un po' la situazione è molto ripida, molto ripida. È come reimparare a respirare, ed è anche come proprio toccare, palpare il respiro, e la carenza di ossigeno è una sensazione orribile. Inspira per 2 passi, espira per altri 2.
Non penso ad altro ora che ho imparato questa danza tra polmoni e rocce vulcaniche. Questa montagna mi dà modo di riscoprire i meccanismi del corpo. Muchas piedras. Sí. Meraviglioso. Questo era un gigantesco cratere, tutte quelle vette coniche che vedete sono appunto vette vulcaniche che rientrano in questo cratere. La Cusco si chiama il cratere, e la Guila, dove sono ora, la cima più alta, praticamente è il bordo del cratere che si affacciava su quello che un tempo era il lago dove oggi sorge invece Città del Messico. Ci siamo quasi. Ecco le croci. Sono finito. Adesso su di qua. Dio. Andiamo. Questo è un appoggio. Qua ci si prende, poi si fa leva. Ve lo farò vedere in un altro momento. Strapiombi su ambo i lati. Questa pietra tagliente, scoscesa, vulcanica, che richiede passi piuttosto larghi a volte. Cioè, qua si cammina su questa cresta. Il sentiero va tracciato fra rocce taglienti, schivando il vuoto su entrambi i lati. La fatica pesa più dello zaino, eppure sono a pochi passi da toccare il cielo del Messico. Ce l'abbiamo fatta. Adesso qua dove passa? Ce l'abbiamo fatta. Questo è il finale? Sì. Para que lo vea. Sì. Sì, perché ci sono più croci. Più faticoso che abbia mai fatto in tutta la mia vita. 3.000, per la precisione 3.880, il picco di Aguila. Wow. E il nome originale era Cuautepetl. Cuautepetl. 5. Al 5. Abrazi. Muy bien. Grande. Gracias, Tonale. ¿Lo hiciste muy bien? ¿Lo hiciste muy bien? Sì, un po' l'aereo è il problema, però No, normal. un po' l'aereo, un po' è che è anche muy ripido. Muy ripido, non sono acostumbrato perché. E così abbiamo anche l'adesivo. È incredibile perché sto facendo stretching da una vetta guardando Città del Messico, non l'avrei mai detto in tutta la mia vita. E si va giù e si vede tutta Città del Messico camminando su questa cresta. Si scende con lo sguardo diretto sulla vastità di questa città. Viene qui? Mm-hmm. Perlomeno sono alto. Dio grazia che sono 1,90. Con le gambe lunghe aiutano molto per passare da una pietra all'altra. Adesso comincia la parte difficile con le pietre che possono franare.
Ecco la scalata. La scalata. Oddio. Cristo. Poteva essere scendere ancora più difficile che salire? Ebbene, è così. Ogni pietra può tradirti proprio quando le gambe si sono indurite. Scivoloso. Por acá? Sí. Jeez. ¿Dónde va? Donde está tu rodilla hay un pie. Ah, ahí estírate. Ajá. Aquí? Sí. Oh, cazzo. Giro? De vuelta? Del otro lado tienes como grietas en la piedra. Aquí. Ándale, para que te agarres. Y trata de llegar hasta esta piedra. Un po' lejos. Ahí estás. Oddio. Un momentito. Ahorita. E pensare che questo non è nemmeno uno dei più difficili della zona, anzi è uno dei più facili per chi si avvicina al trekking. Ce ne sono altri di molto più scoscesi, molto più ripidi. Oddio, aiuto, muoio. E quindi bisogna prestare molta attenzione. Lo sconsiglio caldamente a chi non è allenato, nonostante sia uno dei più facili qua in Messico. Sono decisamente molto più avventurosi i messicani che noi europei. Perlomeno lo sguardo si lascia pagare dalla vallata della metropoli. 20 milioni di anime che da quassù sembrano solo un sussurro. Gli unici 50 metri di sentiero umano. Vai in ginocchio come dei Viet Cong. Vale. Prima eravamo lassù. Wow. Muy lejos. Se ve súper bien, sí. Sì, rilassante. Como me gusta la naturaleza. Increíble. Muy bonita, muy linda. Y no habíamos encontrado ninguno. ¿Personas? Aquí, ¿no? No, qué bueno. Incredibile. Sí, así que es toda nuestra. Nessuno, todo nostro. ¿Por qué pusieron? Por aquí? Sí. Espera, esto. Esto. Gracias. Cáchate bien, bien. Más. Listos. Más, così. Ok. ¿Cómo se llama este filo? Filo spinato. Pues le decimos púas nosotros. Púas. Ajá. Es ahí. Ajá. Wow. Eso. Eravamo lì. Wow. Ciao. Está pesada. Pesata. È emozionante vedere alla fine di un cammino la cima. Dal punto di partenza vedo proprio la cima dove sono arrivato. Sarò onesto, non ero sicuro che ce l'avrei fatta, sia per la carenza di ossigeno, che è la prima volta che sperimentavo, che in certi momenti mi ha fatto un po' preoccupare, sia per la difficoltà del cammino, del sentiero, per quanto è scosceso, per quanto è scivoloso, per quanto è franoso. Sono molto orgoglioso di questa giornata di trekking, grazie soprattutto alla mia guida Tonagli che mi ha accompagnato, ed è bellissimo apprezzare una natura completamente diversa a quella a cui ero solito, perché si è in un ambiente a tratti alpino, a tratti tropicale. È meravigliosa, non abbiamo incontrato nessuno e sono veramente emozionato. Ci abbiamo messo 2 ore e 3 quarti per salire,
2 ore per scendere. In realtà non è molto lungo, anzi non è lungo per niente perché sono 5 km, ma con 700 metri di dislivello, molto complicato. Campiones! Gracias, Tonali. No lo puedo hacer sin ti. Ah, estuvo increíble, lo hiciste muy bien. Es increíble. Qué hermoso. Listo, listo. Prima eravamo, forse si vede la croce lassù. Sì, si intravede la croce sottilissima. Wow. Pipì fatta in questo ristorantino nel nulla alla base del sentiero. Forse ho ancora un po' di gambe per fare un'ultima passeggiata nel verde, ma bisogna ritornare in città. Dai vulcani che mi hanno letteralmente mozzato il fiato al caos d'acciaio del Paseo della Reforma, ma fra i rombi della megalopoli c'è un polmone verde nel cuore del traffico. Eccomi, sono vestito da trekking, faccio schifo, sono in questa zona lussuosissima tra i grattacieli nella zona direzionale qua sul Paseo della Reforma. Perché? Perché voglio andare a vedere prima che chiuda il parco di Chapultepec. Vi ricordate il parco che ieri ho trovato chiuso? Ebbene, i cancelli adesso sono aperti, ma ancora per poco, quindi devo affrettarmi. C'è una coda lunghissima e fra 3/4 d'ora chiude. Ho un brutto presentimento, secondo me anche oggi va male. Dai che scorre, adesso sta a vedere che la fermano esattamente davanti a me. Uff, ce l'ho fatta a pelo. Il bosco di Chapultepec è il parco urbano più grande di tutto il continente americano. Siamo quasi a 700 ettari. Adesso mi resta da salire ancora un'altra salita, mamma mia, questo meraviglioso viale alberato per raggiungere il parco, perché si erge sulla cima di una collina. Da questo castello l'imperatore asburgico Massimiliano, l'imperatore del Messico, fece costruire il Paseo della Riforma, ed era un viale che serviva a collegare appunto il castello da questa collina fino al palazzo imperiale nel centro storico. Ed essendo su un'altura ci sono delle viste sulla città meravigliose, non mozzafiato come quelle che vi ho fatto vedere poco fa nel trekking, ma dal centro di questo bosco tutto attorno si vede completamente la vegetazione, spuntano soltanto i grattacieli, però per il resto sembra di essere davvero all'interno di un bosco, se non fosse per il rumore in lontananza della vitalità, del dinamismo della metropoli. Finally! Il selfie stick della mia action camera non poteva entrare. Io adesso proverò a tenerla così con la mano. Vediamo se funziona. Così funziona, ok. Eccoci dentro. Tra l'altro oggi nemmeno si paga. Non mi sono nemmeno informato sul perché, vabbè. Ho mezz'ora di tempo per vedere il castello. La carrozza per l'imperatore Massimiliano realizzata a Milano da Cesare Scala, e questo direi che è l'imperatore.
l'imperatore Massimiliano era anche quello che ha fatto costruire il castello di Miramare a Trieste, ve l'ho raccontato in un episodio di Un Reporter in Valigia. Ebbene, quando arrivò qua venne posto sul trono del Messico e vide il castello di Chapultepec e decise di farlo chiamare Miravalle, perché questa era la vista. Immaginate di eliminare i grattacieli e tutto il resto, effettivamente si vede una vallata attorniata dalle montagne circostanti. Nel bosco di Chapultepec, un imperatore venuto da Trieste cercava di scorgere il mare in una valle di montagne. Qualche anno fa, lo ricordate? Camminai proprio sul molo del porticciolo del castello di Miramare, da cui Massimiliano d'Asburgo salpò per assumere il comando del Messico. Era il 14 aprile 1864. Una salida de favor. La visita più veloce della mia vita. È meravigliosa questa balconata. Meravigliosa. Sicuramente si vede anche il profilo della montagna su cui sono andato prima, però non riesco a riconoscere. In più mi stanno anche mettendo fretta perché dobbiamo uscire e quindi non ho avuto tempo di verificare quale fosse, però sicuramente una di quelle. Che odio sta cosa del braccio per tenere l'action camera. Nel prossimo episodio ci allontaneremo dal centro di Città del Messico in quello che un tempo era un borgo di campagna, rifugio di artisti come Frida Kahlo. Affonderemo nell'atmosfera bohemienne di Coyoacán. Intanto commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.